Sono impazzito ragazzi? No, o meglio, non del tutto, ma è un dato di fatto che ormai volare con un drone non è più un piacere, ma è davvero estenuante, quasi un supplizio. Tra patentino, patente A, patente B, patente C, nemmeno stessimo guidando un auto articolato, tra assicurazioni, QR code, siti governativi che sono affidabili o non lo sono, non l'abbiamo ancora capito, tra nuove zone rosse, tra vecchie zone rosse che ritornano, come ad esempio il divieto di sorvolo su spiagge in estate, che sembrerebbe non esserci, ma in alcune regioni è stato reintrodotto dalle amministrazioni locali. Mettiamoci pure i gabbiani e uccelli vari, insomma ragazzi, utilizzare un drone in estate è diventata una roba improponibile. Io stesso, quando vado in giro da qualche parte, il mio pensiero non è più quasi quasi mi porto il drone con me, ma spesso e volentieri lo lascio a casa, perché so già che in un modo o nell'altro non volerò. E questo è un po' il motivo per cui non sto più portando sul canale molti video dedicati al mondo dei droni, proprio perché l'interesse sta un po' scemando, sia da parte vostra sia da parte mia. E la cosa mi fa rabbia, perché questo è un hobby con un grande potenziale, ma se penso che le stesse persone che ci hanno portato a perdere il nostro interesse per i droni hanno partorito non molti anni fa questo spot pubblicitario con tutto di sbagliato. Ovviamente ragazzi questo video l'hanno cancellato, ma rimarrà a vita nel mio canale, lo recuperate nella scheda qui in alto a destra. Mi viene una rabbia addosso che voi non immaginate. E non si capisce più nulla, amici. Qui nella zona di casa mia, ad esempio, è comparsa una nuova zona rossa recentemente, non si può più volare nemmeno con droni super leggeri sotto i 250 grammi. Insomma, sta andando sempre peggio. Ma cosa posso fare per cambiare la situazione, ragazzi? Posso realizzare un video al giorno in cui mi lamento di ENAC, ENAV, di Flight e tutto il resto? Potrei farlo, lo fanno alcuni colleghi, a buona ragione, però questo non cambia assolutamente nulla. Ci vorrebbe davvero, ragazzi, che tutti noi ci ribellassimo a tutte queste regolamentazioni che stanno soffocando un bellissimo hobby, che è quello del volo della fotografia aerea, nascondendosi dietro problemi di privacy violata, cosa che si potrebbe fare tranquillamente con qualsiasi smartphone, quindi vietiamo anche l'uso degli smartphone. Problemi di voli in zone rosse, come se ci fossero chissà quanti incidenti, morti e altro dovuti ai droni, almeno quelli commerciali fuori dalla guerra. Poi mettiamoci anche che in America DJI e Autel stanno per essere bandite completamente. DJI era già presente, ne fece un video dedicato in una sorta di simil blacklist americana, ma a quanto pare entro pochi mesi sia DJI che Autel, che non è un'azienda americana come molti pensano, saranno bandite dal suolo americano per quanto riguarda gli usi governativi. E questa, ragazzi, è una notizia davvero pessima, perché se dovesse passare questa sorta di riforma dall'ambito governativo a quello commerciale, il passo, credetemi, sarà brevissimo. Poi l'Unione Europea, come sempre, si adeguerà alle scelte americane e ci vedremo DJI e Autel molto probabilmente bandite anche qui in Europa. Non so come andrà a finire, ragazzi. Non so quali alternative ci restino come droni, però boh, stiamo a vedere. E quindi ragazzi, dal terrazzo di casa cos'altro posso dire se non boh, voi cosa fate con i vostri droni? Continuate a volare tranquillamente, ve ne fregate, oppure vi attenete ciecamente alla regolamentazione che ci è stata imposta? Parliamone insieme qui sotto nei commenti, amici, fatemi sapere se quest'estate vi porterete un drone in vacanza, se sì, quale? Io comunque ho sempre con me il mio DJI Mini 3 Pro, non lo uso più come un tempo, dubito che acquisterò magari il prossimo DJI Mini 4, dato che questo l'avrò utilizzato 10 volte a tir tanto, però resta un ottimo drone di per sé. Peccato per tutto quello che vi ho detto, insomma. Va bene amici, vi aspetto nei commenti. Se avete trovato questo video interessante lasciate un like e condividetelo ai vostri amici, e se volete supportarmi iscrivetevi qui sul canale, siamo già oltre 91.000, grazie a tutti. Sperando che la situazione in futuro cambi, in meglio si spera, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui, su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!